continua la saga giapponese. Giapponese, proprio, Giappone a sì. tutto spiano. Guarda che bello occhiolino qui. Che bello occhietto. Allora, marchio Triod, modello Musashi. Questa volta siamo passati a dei giapponesi non, come dire, mega industrie, ma dei giapponesi quasi artigianali. Sì, questo si può definire artigianale essendo un amplificatore integrato col cablaggio in aria, quindi deve essere fatto per forza a mano, non ci può essere una macchina che fa... Cambiamo camera. Sì, questo è un integrato di, diciamo, bella potenza perché è un 100 watt. 100 watt dichiarati e anche bel peso perché sì, è uno spaccaschiena. Esatto, supera i 50 kg. Sì, esattamente. E KT150. Esatto, quartetto di KT150, Tungsol mi pare, Tungsol. Ingresso fono. Ingresso fono, interessante. Sì, un bel prodotto, proprio un bel prodotto. Allora, aspetta, subscribe e campanella e seguiteci per l'introduzione. Ok, ciao! Oh, allora, questa configurazione è una configurazione a me piuttosto cara, classico amplificatore con valvole a vista, sì. Quindi ben diverso da tanti altri amplificatori che invece hanno... Dove vai Giulia? La griglia. A prendere, per non fartele vedere più. Esatto, bravo. Ecco, oscurale. Attenzione perché Giulio magari mi rompe una KT150, poi adesso c'è l'enorme problema di trovare le valvole, perché con questa storia della Russia le valvole è difficilissimo trovarle. Bene, quindi 4KT150, 412 AU7 o AUX7 e intelligente e interessante sistema di regolazione del bias che facciamo vedere, mi raccomando, adesso faremo la regolazione, così i nostri follower possono vedere come si fa semplicemente con comunque, glielo anticipiamo, con un interruttore e un piccolo trimmer. E un giravite. E un piccolo trimmer. Potenziometro del volume, ingressi compreso il fono. Prego Giulio, volevi dire qualcosa di Kazuko Yamazaki, come si chiama lui? Sì, è il progettista che è, se vogliamo, l'anima di questa azienda, azienda che nasce come hobby da garage, e quindi comincia questo signore a realizzare i suoi prodotti in proprio, dopodiché comincia a farli circolare, amici, conoscenti, insomma pian pianino passaparola acquisisce una certa fama e dopo questa azienda diventa, sotto il brand Triod, una vera e propria azienda diciamo, che fa esportazione e quant'altro, con un catalogo anche piuttosto ampio, se vogliamo, di amplificazioni pre-finali e quant'altro. Esatto, questo tipo di configurazione è quello nel quale il progettista e fondatore si ritrova di più. Essendo, anche se c'è un modello flagship che si chiama Yunone, se non ricordo male, perché c'è il gioco con il suo nome, effettivamente, che è un modello con insomma, caratteristiche superiori nel quale lui ha riversato tutto il suo know-how. Esatto, anche se poi come rapporto qualità-prezzo, diciamo, forse questo è quello che questo più sembrerebbe quello più interessante, se vogliamo. E non è una cosa comunque economica perché sfioriamo i 10.000 euro, se non ricordo male, più o meno questo è il prezzo di listino. Benissimo, allora, ingresso fono, è interessante perché l'ingresso fono è un ingresso non a valvole ma a stato solido, lo vedremo nello sventramento, con una sua racchiuso all'interno di uno schermo e poi c'è tutta una parte di controllo che è la parte quella dell'IR che è elettronica, ma fondamentalmente è tutto fatto a mano e con cablaggio completamente in aria. Perché si fa il cablaggio completamente in aria? Perché l'aria e quindi la distanza hanno una capacità e una induttanza residue pari assolutamente a zero, cosa che non è invece il circuito stampato. Per quello, ma questo forse lo diremo meglio nello sventramento, anche un'altra azienda di quelle di cui abbiamo fatto prova, il Canor, aveva sviluppato un circuito stampato con dei fori proprio per
per mettere l'aria tra una pista e l'altra. Ma questo dice perché con lo stato solido non si fa e con le valvole si fa? Allora, prima di tutto gli schemi a stato solido sono più complessi e secondo poi sono alimentati a tensioni molto più basse. Questa differenza e quindi questa diminuzione di capacità di isolamento non c'è. Volevi dire qualcosa, Giulia? No, volevo dire che la costruzione, la vediamo insomma nello sventramento, è una costruzione piuttosto complessa, se vogliamo, sì. che integra piccoli circuiti stampati, piccolissimi circuiti stampati e cablaggio in aria. E questa cosa non è casuale, nel senso che la ricerca che è stata fatta da questo signore è volta proprio all'ottimizzazione di cosa deve essere fatto in aria e cosa non deve essere fatto in aria. Quindi insomma è interessante da vedere ed è interessante anche la perizia con cui questi apparecchi sono assemblati. Il collegamento dei diffusori, contrariamente a quello che succede normalmente negli amplificatori a valvole dove c'è il ground e poi c'è la presa per gli 8 ohm e la presa per i 4 ohm, qua invece come se fosse un amplificatore a stato solido ci sono i morsetti positivo, negativo, positivo e negativo e basta. Tra l'altro una delle cose che lui mette particolarmente in evidenza è proprio la cura nei trasformatori di uscita, che sono fatti in modo speciale, sono curati particolarmente, misurati, quindi è un po' una cosa che dicono in tanti. Qui mi sembra sia fatta in modo un po' più puntuale. Puntuale e lo vediamo poi meglio, adesso le immagini scorrono, ci sono queste 3 placche in alluminio che rifiniscono il trasformatore di alimentazione centrale e i 2 trasformatori di uscita. Sono delle placche in alluminio con spesse, sì, molto belle, devo dire. Molto. Dal punto di vista estetico, l'oggetto è molto bello. Sì, anche se alla fine sono delle linee che forse sono già viste, perché tanti amplificatori a valvole sono fatti in questo modo, ma l'interpretazione di Musashi, di Triode ci affascina particolarmente. A parte che poi, Giulio, consentimelo, me lo consenti? Sì. Le KT 150 sono belle da morire. Sono molto belle, è molto bella la finitura a specchio, altro classico di questa tipologia di amplificatori, che però effettivamente insomma è giusto che ci sia. Finitura a specchio con le scritte minime, quel minimo che serve per identificare le posizioni delle valvole e poi questi piccoli switch di cui poi adesso andiamo a far vedere meglio di cosa si tratta e servono appunto per la regolazione del bias. Vogliamo sventrare? Sì, soltanto una ultima riflessione relativamente al prodotto che è un amplificatore linea punto. Col fono. Sì, col fono. Attenzione, quindi non c'è DAC e questo è abbastanza evidente il perché non ci sia un componente, diciamo, di elettronica digitale a bordo, essendo questo un amplificatore fondamentalmente analogico con l'approccio all'amplificatore analogico più classico possibile che ci sia, però è pur sempre un integrato, quindi con una buona dotazione di ingressi, quindi ci si possono collegare tante sorgenti differenti ed è dotato, comodità non trascurabile, di un telecomando che serve a fare alza, bassa il volume. Esatto, che adesso non vedo in giro, ma che c'è vedere, sicuramente. Che c'è, esatto. Ero sicuro che fosse qui, ma adesso va bene, è un bel telecomando. Un bel telecomando, adesso lo facciamo vedere. Quindi apparecchio tutto sommato di semplicissima utilizzazione, un po' minore semplice movimentazione perché come abbiamo detto è piuttosto pesante, però una volta posizionato dove deve stare. Sì, il problema è dove deve stare, perché ovviamente c'è bisogno insomma di una certa areazione. Assolutamente sì, perché insomma il calore che emana è tanto. Andiamo a vedere come è fatto? Sì, sono pronto, Giulio. A tra poco. Ciao. Cablaggio in aria. Eccoci qua. La particolarità di questo trio del Musashi, giusto Giulio, sì, si dice così, è proprio il cablaggio in aria. Vorrei che tu ti avvicinassi, se puoi, a questi capicorda, che sono dei capicorda in Teflon. Allora, aspetta che... Sì.
Ok? Capicorda in Teflon con queste gole già stagnate e che servono proprio per appoggiare i componenti. Il vantaggio del cablaggio in aria, soprattutto con amplificatori a valvole che hanno tensione di alimentazione molto alta, è quella di avere un isolamento decisamente superiore, quindi non avere capacità e induttanze residue. Se i nostri follower se lo ricordano, noi abbiamo fatto la prova di un amplificatore della Canor che aveva i circuiti stampati che erano però con delle piazzole incise in aria e che cercavano di ricostruire il cablaggio in aria ma fatto con un cablaggio in circuito stampato. Perché è differente questo rispetto a un cablaggio standard e quindi a un circuito stampato? Perché questo è estremamente più costoso da fare, perché lo deve fare per forza un uomo. Non può esserci una macchina che costruisce un amplificatore con il cablaggio in aria. Cablaggio in aria che era quello che si faceva negli anni 50, 60, 70, finché poi c'è stato l'avvento del transistor e l'avvento dei circuiti stampati in vetronite. Qualcuno di voi si ricorderà i vecchi TV dei nonni che erano fatti tutti con il cablaggio in aria, cioè avevano le valvole con gli zoccoli e dietro c'erano tutte queste resistenze e questo grande intrecciarsi. Allora, è davvero singolare vedere come è vero che c'è il cablaggio in aria, ma è altrettanto vero che dove poteva il progettista ci ha messo dei circuiti stampati. Per esempio ci sono circuiti stampati che sono addossati agli zoccoli delle valvole, vedete? Eccoli qua, 1, 2, 3 e 4. Queste qua sono le valvole preamplificatrici. Condensatori della Real Cap, che sono condensatori molto molto buoni. Tenete conto che il costo industriale di questi condensatori è circa 80 euro per 10 condensatori, che è un costo estremamente alto. Questi sono gli zoccoli delle KT 150. Molto molto bella questa barra, che è la barra di massa che unisce tutti i potenziali. Eccola qua. Questo è assolutamente chiaro e evidente che è stato fatto assolutamente a mano. Qui c'è il potenziometro del volume, eccolo qua, che è un Alps motorizzato, il classico Alps motorizzato. Ci siamo, Giulio, perfetto, che fa capo alla logica di controllo. La logica di controllo è questa. Eccola qui, questa è la logica di controllo. Questo è il fono MM che è fatto a stato solido e ha questo schermo in metallo. Questi sono i relè per la selezione degli ingressi che viene fatta attraverso questa manopola e attraverso un encoder, quindi diciamo assolutamente, eccola qua, assolutamente moderna come soluzione. È un po' un misto, ha fatto tutto quello che si poteva fare con il cablaggio in aria, ma quello che invece era necessario o opportuno fare con la tecnica moderna lo ha fatto con la tecnica moderna. Choke di alimentazione, condensatori di filtro per l'alta tensione, banco di condensatori per la bassa tensione, e questa è la scheda di filtraggio della tensione duale che serve per il preamplificatore fono. Ecco qua, questo è il ponte raddrizzatore, 2 LM78 e 7912 che servono per il prefono. Trasformatore di alimentazione al centro e 2 trasformatori di uscita. Curiosamente non c'è la presa 4-8 ohm. Sappiamo per certo che il progettista ha posto particolare attenzione alla qualità dei trasformatori di uscita. Vediamo tra poco come si fa a fare la regolazione della corrente di bias, che si può fare attraverso un bello strumentino che sta posto sul pannello frontale. Molto bello. Molto bello. Allora, Giulio, questo amplificatore mi ha fatto fare un viaggio nel tempo, perché uno
forse il finale più importante, il primo finale importante che ho avuto era un Baird P100 MK2. Me lo ricordo bene. Esatto, con 2 KT88 Golden Lion, e il suono di questo Triode Musashi mi ricorda moltissimo il suono di quell'amplificatore. Questo è un pochino più moderno, con una gamma media e una gamma alta semplicemente spettacolari, meravigliosi, commoventi. Per quanto poi la gamma bassa del Baird, un po' meno di questo, è in certi momenti, in certi passaggi, è un po' meno energica di quanto poi non sia, lo dobbiamo dire, lo diciamo. Abbiamo avuto in prova anche il Soul Note A2E, che è invece un amplificatore a stato solido, entrambi da 100 watt, anche se questo mi viene da dire che forse 100 watt non è qualcosa di meno, ma questo non sposta. No, non sposta l'ago della bilancia nell'ambito della valutazione, esatto, secondo me. Esatto. Quindi bello, certo, mentre un amplificatore a stato solido è più universale, questo amplificatore lo è un po' di meno, nel senso che, ecco, io gli AC/DC non ce li sentirei, ecco. Il che non significa che non è in grado di riprodurli, questo è evidente. Questo però vuol dire che devi un po' andare appresso a quello che è il carattere di un amplificatore come questo. Questo amplificatore qui gioca le sue carte migliori sulla raffinatezza. Io, ad esempio, mi sono dedicato a un po' di ascolti di lirica, e qui la rappresentazione dei cantanti, sia le voci femminili che le voci maschili, piuttosto che dei cori, sono veramente molto emozionanti. I cantanti hanno corpo, hanno spessore, l'amplificatore riesce a, in qualche maniera, riproporti le raffinatezze del canto, le caratteristiche di ogni singola voce. È chiaro che poi entra l'orchestra, si riescono a percepire perfettamente le varie posizioni dei vari gruppi orchestrali grazie ad una capacità veramente fantastica di questo amplificatore di riprodurre al meglio le profondità e le spazialità della registrazione. Certo, poi quando arriva il pieno orchestrale, la sensazione che io ho avuto è non ce la fa, non riesce a scendere tanto in basso. È stata forse uno slittamento temporale, cioè come se il corpo del segnale, col corpo della gamma bassa, ci mettesse un niente in più ad arrivare rispetto al segnale del medio-alto. Quindi come se nei pieni orchestrali il gruppo, diciamo, dei bassi arrivasse un pochettino più lento. Ma c'è, assolutamente, però certo, se io dovessi andare appunto a scegliere l'amplificatore ideale per andarmi a sentire gli AC/DC, sicuramente non punterei su questo. Forse non gli piacciono gli AC/DC, manco lo guarda. Ma insomma, esatto. Però poi la magia, la naturalezza con la quale riesce a esprimere la gamma media e medio-alta e altissima è veramente commovente. E la luce che riesce a dare. Eccezionale, è lì la camera. Sì, questo è emozionante. Un'altra cosa che a me ha molto colpito è che noi lo abbiamo fatto andare con diversi diffusori e immediatamente con ognuno è sempre stata la prima sensazione quella di spazio. Sì. Immediatamente. Ha gradito di più diffusori semplici da pilotare, chiaramente, piuttosto che più complessi, magari, quindi va scelta bene l'abbinamento col diffusore, ma una volta scelto bene l'abbinamento col diffusore e conseguentemente con i cavi, tenendo conto che i 10.000 euro che ci vogliono per portarselo a casa chiamano anche un diffusore di quella classe, ovviamente, sì. Però una volta scelto bene l'abbinamento col diffusore è un amplificatore in grado di farti sognare veramente a lungo. C'è una cosa che a me preme dire. I valvolari
da quando c'è stato il ritorno un po' in auge dei valvolari, e hanno subito un po' la stessa sorte che ha subito, ahimè, il vinile, cioè l'amplificatore a valvole suona meglio di quello a transistor. Perché? Perché è vintage. Ora non c'è niente di più idiota di un'affermazione di questo genere. Il rischio, secondo me, qual è? È che poi finiscano in mano a degli ascoltatori che non sanno quello che hanno ascoltato, semplicemente perché qualcuno gli ha detto: se ti compri un amplificatore a valvole sei un intenditore, sei un gran figo. Allora, questo amplificatore qui, credetemi, credeteci, è un amplificatore che deve necessariamente andare in mano a una persona che sa cosa sta comprando, che è in grado di fare una scelta di abbinamento con i diffusori e che sa quali sono pregi e difetti di un'amplificazione valvolare, perché questa tale è e ha esattamente i pregi e i difetti di un'amplificazione valvolare. Una volta che tu conosci il perimetro all'interno del quale tu ti puoi muovere, questo Triode Musashi è perfetto. Però poi se tu queste cose non le conosci e sbagli l'abbinamento dei diffusori e pensi che abbia una latitudine d'uso uguale a quella di uno stato solido, probabilmente rischi di fare un acquisto sbagliato. Esatto, quindi sono completamente d'accordo. Ecco, deve essere molto consapevole chi se lo compra o deve essere molto ben consigliato chi se lo compra. Esatto, anche perché poi c'è il problema dell'usura delle valvole finali, per esempio, cioè non è un amplificatore a transistor che lo metti là e funziona per i prossimi 20 anni. Per i prossimi 20 anni. Questo a un certo punto il bias non si regolerà più e quindi bisognerà cambiare le valvole, non se ne può cambiare una si devono cambiare tutte perché poi un canale suona più forte e uno suona più debole. Ci sono tutta una serie di cose da tenere in considerazione. Poi il controvalore è di questa commovente gamma medio-alta, una gamma anche medio-bassa spettacolare, però è chiaro che è un amplificatore per intenditori, non è un amplificatore per tutti. Ecco. È come se tu dici all'appassionato di motociclette: ma come d'inverno senti freddo? L'appassionato di motociclette, come posso essere io, ti dice: e chi se ne frega? Cioè per me non è un problema il fatto di sentire freddo. Ecco, l'appassionato di valvole ti dice: e qual è il problema? Di regolare il bias una volta ogni 6 mesi? Non me ne importa niente. Anzi, mi diverte pure. Forse mi diverte pure. Oppure l'idea che fra qualche anno dovrò cambiare le valvole? Non è un problema per me. Se però questa cosa la trasferisci su un utente, tra virgolette, sprovveduto, diventa un problema. L'unica speranza, anzi quasi una certezza, è che lo sprovveduto non compra 10.000 euro di amplificatore a valvole, quindi questo meglio ti devo dire, perché meglio. Questo deve andare in mano a chi lo sa apprezzare. Esatto, a un conoscitore. Benissimo. Ultima cosa che abbiamo apprezzato è però la semplicità nell'uso di questo. Assoluta. Cioè, assoluta. Da quando l'abbiamo qui, perfetto, puntuale, schiacci il bottone, plic plic plic, si riscalda, parte, suona. Chiaramente, come tutti gli amplificatori a valvole, lo fai suonare per un po', le valvole arrivano alla giusta temperatura, tutto è cotto a puntino e suona un po' meglio, ma comunque, ecco, dal punto di vista della stabilità di funzionamento, della regolarità di funzionamento, nessun problema. Visto che hai sollevato questo tema, dal punto di vista tecnico mi è sembrato costruito così bene e mi ha dato da subito sensazione di grande affidabilità, cosa che non è così comune negli amplificatori a valvole, perché essendo alimentati a tensioni molto alte entrano in gioco tutta una serie di variabili che in un amplificatore a transistor non ci sono. Ecco. Quindi anche da questo punto di vista gli diamo un voto molto alto. La soluzione. Sì. Benissimo. Allora, subscribe e campanella? Assolutamente, seguiteci. Adesso siamo anche su Instagram. Seguiteci anche su Instagram, dove in genere rilanciamo le news che pubblichiamo sul sito. Oppure qualche preview, qualche unboxing. Quindi seguiteci, mi raccomando, ciao.